Quando l'edificio fu quasi terminato, fu interpellato un esperto scultore per fare una statua Yogambika di 5 differenti metalli per il tempio. Doveva essere fatta con il metodo della cera persa. In questa tecnica prima viene fatta una statua di cera e poi viene completamente coperta d'argilla, lasciando un piccolo foro. Una volta che l'argilla si è asciugata, viene cotta per renderla dura. Il calore fa uscire tutta la cera da un piccolo foro, lasciando una forma di argilla cotta in cui versare il metallo fuso. Il metallo fuso doveva essere versato in un momento propizio. Furono consultati gli astrologi che scelsero un particolare giorno e dissero che la fusione doveva essere completata tra le 8 e le 11:30 della sera di quel giorno. La forma era stata fatta in precedenza, poiché non era necessario fabbricarla in un momento propizio. Lo scultore avviò il fuoco alle 8 della sera, nel giorno designato, tra la farmacia dell'ashram e i banyan. Lavorò duramente per parecchie ore, ma non riuscì a fondere i metalli. Non sono esperto in queste questioni, ma potevo vedere anch'io che il fuoco era davvero molto ardente. Lo scultore doveva bagnare frequentemente i suoi vestiti con acqua fredda per contrastare il calore e si occupava del fuoco mantenendo una certa distanza per mezzo di 2 lunghe pinze. Bhagavan era andato a dormire alla sua solita ora, ma quando giunsero le 11:30, senza che i metalli si fossero fusi, mi sentii giustificato ad andarlo a svegliare. Andai nella sala, gli spiegai la situazione e gli chiesi cosa dovessimo fare. Non rispose, ma si alzò lui stesso per venire a vedere come procedeva il lavoro. Sedette su uno sgabello a circa 3 metri dal crogiolo e guardò attentamente il fuoco. Nel giro di 1 o 2 minuti e senza alcun ulteriore sforzo dello scultore, i metalli cominciarono tutti a sciogliersi. Bhagavan osservava mentre il liquido veniva versato nella forma attraverso il foro nel piede. Quando fu soddisfatto del lavoro, ritornò nella sala a dormire. Il giorno seguente, quando lo scultore ruppe la forma ed esaminò la statua, annunciò orgogliosamente che era impeccabile. Om Sarana Bhavatu Sarano Bhunaktu Sarviryam Karavavatai
Vavahe Tejasvinavaditamastu Ma Visarvahe Aum Shanti Shanti Shanti. Budevi Budevam Bhojanam Prasadam. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie.